Salve a tutti, per il video di oggi un piccolo cambio di scenario. Come potete vedere alle mie spalle non sono a un tempio, ma sono al Qijiu Ba, il 798 Art District, che si trova nel nord-est di Pechino ed è uno dei centri creativi più famosi e più importanti di Pechino. Però per capire al meglio questa zona bisogna partire dall'inizio, dal 1954, quando la Cina comunista, durante l'inizio del grande balzo in avanti, affidò alla Germania Est la costruzione di queste fabbriche per l'elettronica militare. All'inizio il nome era Joint Factory 718 ed è per questo che l'architettura di questo luogo è una perfetta rappresentazione del Bauhaus anni 50 presente nelle nazioni, nel blocco comunista dell'epoca. Infatti tutta la zona ha questi edifici con linee pulitissime, funzionali e spazi enormi che sono proprio classiche dello stile Bauhaus del blocco comunista di quegli anni. Quando la produzione cessò tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, questi spazi rimasero completamente vuoti e quindi gli artisti di Pechino, che lottavano con appunto gli affitti di Pechino, iniziarono a venire in massa qua perché avevano spazi enormi in cui lavorare, tantissima luce e era il posto perfetto. Ma nei primi anni del 2000 che questo distretto ha avuto una vera e propria seconda vita, quando artisti del calibro di Ai Weiwei hanno deciso di venire qua ed aprire appunto le loro mostre, e comunque mostre internazionali hanno iniziato a scommettere su questo luogo. L'energia grezza del distretto d'arte 798 è diventata la tela perfetta per l'arte cinese contemporanea, spesso critica e tagliente, e che aveva bisogno appunto di uno spazio dove potersi esprimere al meglio. Ed è proprio questa una delle cose più ironiche di questo distretto, che l'arte più sovversiva della Cina viva e prospera dentro mura costruite dal governo. Ed è proprio la rappresentazione della Cina moderna, da una parte, dove da una parte c'è il controllo del passato, mentre dall'altra si trova la spinta di modernizzazione e la spinta capitalista della nazione. Il distretto è effettivamente enorme perché non c'è solo il distretto 798, ma ci sono anche diversi altri distretti, come per esempio il 718 e il 751. Quindi, per non perdervi, vi do una piccola guida. Innanzitutto vi consiglierei di partire dalla UCCA, che è diciamo la galleria principale di tutto il quartiere ed è dove si tengono le mostre più interessanti, diciamo, e da dove partono tutte le tendenze artistiche poi che prenderanno tutta la Cina. Un altro consiglio è di camminare intorno e cercare tutte le installazioni esterne, tutti i murales, perché sono il cuore pulsante poi effettivamente del quartiere 798. Ce ne sono a migliaia, veramente a migliaia,
e molti di questi sono delle critiche sociali anche molto forti verso la velocissima modernizzazione della Cina. In ultimo vi consiglierei di andare a vedere la locomotiva, che è diciamo il punto di connessione tra il passato industriale di questo posto e il presente artistico del quartiere 798. Non si trova propriamente nel 798, ma si trova più che altro nel 751, che è molto vicino, sono tutti attaccati questi. Però il distretto 798, oltre che essere un grande polo artistico, è anche un grande polo culinario e per i caffè. Qui è diviso molto a zone, c'è la zona artistica e c'è la zona dei caffè. Dato che ho un po' le labbra secche, io direi che è arrivato il momento di andare a prenderci qualcosa da bere. Questi caffè sono poi opere d'arte in se stessi sono proprio posizionati sul bordo della strada, quindi per rilassarsi, godersi un pochino l'architettura e vedere il flusso della gente che passa, sono perfetti. Ma oltre che essere solo gallerie d'arte e caffè, questo posto ha anche molti negozi di vestiti o di merchandise, negozi d'arte, quindi se volete venire a dare un'occhiata e volete avere un souvenir o un ricordo della Pechino contemporanea, un ricordo contemporaneo di Pechino, questo posto è altamente consigliato. Qualche piccola informazione: l'entrata al parco è gratuita, però ci sono alcune gallerie che richiedono un biglietto d'ingresso. Molte sono effettivamente gratuite anch'esse, però ci sono altre mostre, soprattutto quelle più importanti, che richiedono un biglietto d'ingresso. La maggior parte sono aperte dalle 10 alle 6 di sera e molte sono chiuse il lunedì. Quindi se decidete di venire qua, di organizzarlo di conseguenza. Inoltre vi consiglio delle scarpe abbastanza comode, perché per visitarlo tutto con calma, per visitarlo tutto bene, ci vogliono 3 o 4 orette buone. Ma la cosa bella di questo posto è che non dovete seguire un itinerario prestabilito, anzi è consigliato non seguire un itinerario prestabilito, anche perché è bello perdersi tra le vie, vedere tutti i negozi, affacciarsi in tutte le gallerie. Il 798 è un quartiere che incarna la Cina in maniera unica. È un dialogo costante
tra il passato e il futuro, la modernità. Si tratta di un promemoria che la creatività non può essere né contenuta né fermata e che i luoghi più inattesi possono diventare il simbolo del cambiamento culturale. Quindi se venite a Pechino non limitatevi solo a visitare le cose antiche, ma cercate anche la modernità della Cina, l'evoluzione culturale di questo immenso paese. Siamo giunti alla fine dell'avventura giornaliera, quindi vi saluto e se il video vi è piaciuto potete lasciare un like, potete iscrivervi o lasciare un commento qua sotto. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, un nuovo luogo da esplorare e una nuova Pechino.